Nel giugno 2024 si è svolta al Muse la prima simulazione di assemblea consultiva dei cittadini e delle cittadine di Trento, per elaborare proposte in sostegno alle istituzioni della città impegnate nel trovare misure a contrasto dell'emergenza climatica. Selezionati da un campione di 2000 residenti, i 50 partecipanti all'assemblea si sono riuniti in 3 incontri pubblici al Muse. La riduzione delle emissioni di CO2 a Trento è lo scopo principale di questa iniziativa. Le aspettative che ho sono quelle di far sentire veramente la nostra voce e di poter avere, almeno nel nostro piccolo come cittadini, un'incidenza su tutte le decisioni che vengono prese. Ho aderito a questa iniziativa per curiosità, per riguardo all'ecologia, all'ambiente, ecologia, quelle robe lì. Anche se sinceramente penso che è troppo tardi per trovare soluzioni per ritardare il disastro finale. Tra le questioni poste al centro degli incontri, che sono stati anche formativi, sono state evidenziate energie rinnovabili, mobilità sostenibile, verde pubblico. Il tema che a me sta particolarmente a cuore, legato anche al lavoro che svolgo, è quello della mobilità. È molto difficile non utilizzare l'auto perché mancano le alternative. Riguardo il verde pubblico, mi auspico che la città di Trento rafforzi la presenza di più aree verdi che hanno 2 funzioni, mitigazione e una qualità della vita superiore a livello urbano. Quello che mi auspico possa avvenire è un potenziamento delle energie rinnovabili e magari un ritorno o un potenziamento al nucleare a seconda dello stato su cui si fa riferimento. Tutto è iniziato sulla base di un progetto di cittadinanza attiva proposto dal Muse, il Museo delle Scienze di Trento, promosso e sostenuto dal Comune di Trento, con la partecipazione dell'Ateneo della città e del movimento Extinction Rebellion Trentino Alto Adige-Sud Tirol. Il progetto sperimentale ricalca le esperienze già condotte in Italia, a Firenze, Milano e Bologna, con lo scopo di sperimentare se un'assemblea permanente dei cittadini e delle cittadine sul clima possa divenire un utile strumento di definizione delle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici. Usiamo il progetto museale per fare una prova, una simulazione che da maggio a giugno di quest'anno permetterà di vedere se questo strumento, come sostengono Extinction Rebellion, ma in realtà tante altre parti politiche, accademiche, non ultimo dicevamo oggi Ursula von der Leyen dice che queste assemblee dei cittadini e cittadine sono un ottimo strumento per riportare l'attività del pubblico alle questioni fondamentali sociali e ambientali. Il Comune di Trento ha deciso di aderire a questo progetto per varie ragioni, sicuramente perché c'è bisogno di creare nuove alleanze per affrontare la sfida della giustizia climatica che abbiamo davanti e quindi superare un po' la polarizzazione che c'è in questo momento, cercando di creare nuove alleanze tra cittadini che si trovano e ragionano sulla base della scienza e non sulle loro idee. Il nostro dipartimento, l'università in generale, collabori dentro questo progetto, dal nostro punto di vista è molto significativo perché uno sguardo sociologico che noi stiamo cercando di portare mette in evidenza i processi, dà la possibilità di creare una riflessione attorno ai processi deliberativi che stanno avvenendo. Extinction Rebellion ha 3 richieste. La prima è dire la verità, la seconda è agire ora e la terza è proprio invece istituire le assemblee cittadine. E così il 29 giugno 2024 si è giunti al terzo incontro pubblico, dove sono state raccolte alcune delle deliberazioni consultive come suggerimenti al Comune di Trento. Credo di essere particolarmente sensibile al tema di sfruttare le potenzialità per produrre energia con le risorse del territorio e inoltre anche il tema delle comunità energetiche credo vada sviluppato. A me è piaciuta particolarmente la proposta di creare una giornata di mobilità green in cui si blocchi il traffico cittadino, si potenzi il trasporto pubblico gratuito. Mi sento maggiormente legata alla proposta di creare un nuovo tipo di comunicazione tra pubblico e privato nella gestione del verde, perché reputo che il verde all'interno della città e del Comune di Trento sia davvero importante e che ogni tanto lo sottovalutiamo e sprechiamo.
Allora, mi sento più legato alla giornata della mobilità verde o addirittura il Festival della mobilità verde, nella quale il Comune si vada a porre come promotore di iniziative di formazione e divulgazione e informazione verso i cittadini di quella che è la transizione ecologica. Un passo importante per il futuro sostenibile e per una democrazia sempre attiva della città. Noi politici ricerchiamo, viene da dire quasi ossessivamente, no? Poi però che cosa pensano le persone. Le assemblee che cosa sono? Sono per i cittadini la possibilità non tanto di raccogliere una loro emozione, ma di discutere, mettersi in discussione. È un farsi della democrazia e in questo senso io credo che siano molto importanti. Cittadinanza attiva è la parola chiave per interpretare immagini e dichiarazioni di questo videoracconto. L'iniziativa Agire Ora per la crisi climatica prende il via nel contesto dei simposi Alexander Langer che dal 2020 il Muse dedica alla sperimentazione delle possibilità di dialogo fra le istanze di cambiamento promosse da nuovi attivismi e le istituzioni pubbliche. Non rimane che chiudere questo breve racconto con le parole tratte da un famoso brano di Giorgio Gaber: libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.